Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos Livrea Alitalia HF, vincitrice del rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga. La macchina in scala 1/8, l'edizione è Centauria, l'uscita è la numero 101 delle 110 previste, ancora 9 uscite e chiudiamo finalmente questo capitolo. Finalmente perché? Non tanto perché sono passati 2 anni, quindi sicuramente sono 2 anni più vecchio di quando ho iniziato questa collezione, quindi non ho tutta questa fretta di finire i modellini perché insomma, che passi pure piano il tempo, anche se poi di fatto il tempo è quello che è per sempre, no? Il tempo non lo cambiamo di sicuro. E questo è il mio amore che è arrivato, avete visto, poco irruento, ci mancava solo che saltavi sulla macchina, spaccavi il vetro anteriore ed eravamo proprio panati, vero amore mio? Lui è Michelangelo, saluta a tutti, grazie a tutti quelli che lo salutano, è il mio fratellino, eccolo qua, lui appena accendo il video arriva. E quindi vi stavo dicendo, grazie per avermi fatto perdere il filo, amore mio. Ah sì, vi stavo dicendo, meno male perché adesso inizia una nuova collezione, ve la prendo subito, ma vi farò poi un video ovviamente dedicato. Eccola qui, Lancia Delta HF integrale, guardate che spettacolo, livrea Martini. E quindi facciamo anche questo sacrificio, considerando che sta per finire la Lancia Stratos, e poi farò anche altri video di altre cose che non sono attinenti alle 4 ruote, e lo vedrete poi se mi seguite nella playlist. Quindi adesso intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto, e se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Guardate, qui troviamo le griglie delle prese d'aria e le cerniere, sia per quanto riguarda la copertura del motore che quella poi che ci permetterà probabilmente di sostituire le batterie all'interno del vano coprimotore, anche se io vi sconsiglio assolutamente di lasciarle inserite. Il modello è comunque statico, una volta che sapete che funziona tutto non vi consiglio di lasciarle all'interno e comunque non per molto tempo, così come anche nel radiocomando. Queste sono 2 griglie prese d'aria in metallo, direi che è ottima la fattura, così come sono anche in metallo le 4 cerniere che riprendono il colore, vedete, questo è per la parte inferiore, quella che va sul vano batterie, questa invece è la parte superiore. Si vede perché qua abbiamo tutta la vernice rossa, scusatemi, probabilmente non stavo inquadrando, e qui invece abbiamo la vernice rossa e bianca perché riprende quella della appunto parte più bassa dove abbiamo le 2 vernici, qua abbiamo un colore solo. Volevo semplicemente però dire una cosa, semplicemente per modo di dire, perché è una cosa che mi dà molto fastidio. Soltanto i più fortunati, ma non credo che ci sia qualcuno a meno che non veda proprio il difetto, se guardate bene tutta la parte verniciata rossa, quindi verde, troverete sicuramente un puntino o qualcosa che non va, lo troverete di sicuro. È difficile. Io ho fatto già sostituire 2 pezzi dal mio edicolante e vi dico che uno è arrivato meglio, l'altro non ne parliamo proprio. Per cui ecco, queste sono le cose che mi danno fastidio, perché il modello è veramente bello,
però quando ci sono dei difetti proprio macroscopici mi viene e mi sale la bile. Non so come dirvelo. Va bene, passiamo adesso al montaggio, che poi devo andare a preparare il video della Audi 4 e della Ferrari 330 P4 e poi altri ancora. Quindi c'è anche una serie di viti, eccole qui, le YP da avvitare nella plastica, ce ne servono 4. Anzi, ce ne servono 6, perché 2 sono per la griglia e 4 sono per le cerniere. Vediamo quanto ci mette il mio Michelangelo a prendersi le viti. Intanto andiamo a fare la piegatura, andiamo io insieme a voi, guardate bene. Qui abbiamo una linea, vedete, e qui invece è completamente liscio. Bene, dalla parte dove abbiamo la linea va effettuata la piegatura verso il basso, quindi prendete una pinza come questa, lo potete fare anche con le dita, però è sempre preferibile usare un utensile come questo senza la zigrinatura all'interno per evitare di danneggiare la superficie della vernice. Fate così e piegate in giù. Qua abbiamo la linea, in giù. Attenzione che se sbagliate difficilmente questo pezzo non vi si romperà, fate attenzione. Poi metto questo così, e vado a mettermi la prima griglia. Però prima di avvitarla devo fare questa prova. La avvicino e premo qui. Se premendo non mi si allontana dalla plastica, bene, altrimenti se vi succede questo è perché dovete ancora piegare quest'angolo, quindi piegarlo ancora verso l'interno. Io purtroppo ho sempre questo problema alla mano, sapete che vi avevo detto del tunnel carpale, faccio una fatica. Ho acquistato infatti un cacciavite elettrico che però non uso quando ci sono le viti così piccole, perché non avendo frizione, la frizione è quella cosa che in avvitatori più grandi vi permette di regolarla come forza in newton, ecco, in chili, che quando arriva a fine filetto la vite lei salta e non avvita più. Ecco, quello elettrico piccolino non lo fa, ragion per la quale se andassi ad usarlo qua e non facessi proprio attenzione e lui gira magari un po' veloce, me la avvita troppo e mi rovina tutto il filetto all'interno. Quella è la frizione, lo scopo. Ecco, vedete? Vi deve rimanere perfettamente in battuta, non deve rimanervi allargato. Vado a fare la stessa cosa da questa parte. Abbiamo anche il binario all'interno in realtà. Abbiamo anche un binario all'interno, quindi è impossibile che vi esca fuori anche se piegate male. Però questa va comunque piegata un po' di più. È troppo aperta. Ecco. A me piace veramente molto questo modello.
perché è fatto veramente bene. Però Centauria, le finiture delle plastiche, delle verniciature sono veramente, cioè controllo qualità sotto zero, guardate che spettacolo, bellissimo. Adesso vado a mettere le cerniere, comincerò prima con quelle tutte rosse, quindi escludo queste col doppio colore, vedete, bianche e rosse, prendo solo quelle rosse. Posso usare sia una che l'altra, da una parte all'altra non c'è alcuna differenza, e queste qui le devo andare a mettere così. Comincio quindi col mettere la parte, come ho detto prima, con un solo colore qua sulla parte alta. Ecco qui. La parte più lunga e libera poi andrà messa sul portellone. Guardate, il fatto che abbiano verniciato anche qui le cerniere sicuramente è una cosa che io apprezzo molto. Metto questa anche dall'altra parte, quindi tiro su così, vedete? Controllate bene, devono essere così da tutte e due le parti, vedete? Questo a posto. Adesso faccio la stessa cosa per la parte inferiore, questa qui. Quindi metto questo, però ovviamente prima di metterle devo andare a vedere qual è il suo colore, perché se questa la metto qui ovviamente è sbagliata, vedete che il rosso è sulla sinistra, quindi devo metterla da questa parte così. Così è corretta. Infatti vedete, abbiamo la parte rossa che continua sulla cerniera e la parte bianca. L'ultima vite e anche questo montaggio è terminato. Ecco, mi raccomando, lo ripeto un'altra volta, è abbastanza evidente, ma fate attenzione al colore delle cerniere, che devono continuare la linea qua in diagonale, vedete? Così è corretto. E la parte più lunga delle cerniere deve rimanervi libera, poi mettere gli altri. Qua il vetro, scusatemi, qua tutta la parte rigata e qui il copri vano batterie. Bene, il montaggio, come vi ho detto, è così terminato. Sì, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, il numero 102, per quanto riguarda la regina dei rally Lancia Stratos. Ecco qui, che bella. Manca poco, ragazzi. Ciao a tutti, e mi raccomando, se avete
piacere di aiutarmi ulteriormente, oltre che guardare i video fino alla fine, anche le pubblicità, mi raccomando ragazzi, quelle cose mi servono. È come prendere un pullman e non pagare il biglietto, alla fine il pullman viene soppresso e non volete mica che venga soppresso il mio canale, no dai. Comunque, se avete piacere, condividete i miei video nei gruppi dedicati, anche su Facebook, dove volete voi, basta che mi fate pubblicità. Grazie ragazzi, ciao a tutti.